Tu non le conosci quelli. Io devo consegnare assolutamente quelle mutande. Bentornati in soffitta e benvenuti ad una nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime protagoniste della commedia sexy all'italiana. Oggi vi porto in un viaggio attraverso la vita e la carriera di una delle donne più affascinanti del cinema italiano, Orchidea De Santis. Con un nome altrettanto affascinante come il fiore dal quale deriva, Orchidea è una donna di incommensurabile talento e bellezza. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime come la nostra Orchidea De Santis. Nata a Lecce nel 1948 e non a Bari, come erroneamente riportato da alcune fonti, Wikipedia compresa, e da salentino come lei vi posso assicurare che De Sanctis, il suo vero cognome, è un cognome leccese. Orchidea ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo fin da piccola, partecipando al coro delle voci bianche della Rai. Ha debuttato sul grande schermo nel 1964 nel film Gli Invincibili 3, accanto a Lisa Gastoni e Rosalba Neri. Da lì non c'è stato modo di fermarla. Orchidea ha unito a doti di simpatia evidentemente naturali una certa grazia e la capacità di saper scegliere i copioni senza scadere, come molte sue colleghe, in scelte di dubbio gusto, in film per palati dozzinali. E ha attraversato le varie fasi, in simbiosi, che il cinema italiano ha affrontato tra il finire degli anni 60 e il finire del decennio successivo. Passando attraverso l'erotismo in spaccati d'Italia, sempre della liberazione di alcuni costumi, di alcune pruderie che venivano fuori, venivano dichiarate, venivano lette e messe appunto su di un film che diventava una pennellata di quel momento storico, di quel momento della nostra storia. Negli anni 60 ha continuato a lavorare in vari film, tra cui La battaglia dei Moz e Come imparai ad amare le donne, condividendo il set con future star come Solveig Stubing e Mita Medici. Nel 1969 ha collaborato nuovamente con Luciano Salce in Colpo di Stato, un film che purtroppo non ha ricevuto l'attenzione che meritava. L'era della commedia all'italiana la ricordo con grande affetto perché ho fatto anche degli incontri con dei colleghi straordinari, Renzo Montagnani, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Luciano Salce, che l'ho avuto anche come collega, non solo come regista ma anche come attore. Il 1972 è stato un anno chiave per Orchidea. Ha recitato in Il diavolo nel cervello, un film di Sergio Sollima, condividendo il set con grandi del cinema come Tino Boazzelli e Stefania Sandrelli. Seguirono altri film come Decameroticus e Beffe, licenze e Tamori del Decamerone segreto, che hanno esaltato non solo il suo talento recitativo, ma anche la sua bellezza mozzafiato. Il Decamerone è lì che ho sfondato in pieno, perché? Perché finalmente c'era quel passaggio in cui l'Italia si liberava un po' dei costumi, del falso pudore, dei finti moralismi, delle coperture, dei veli, del burka, insomma diciamo, noi donne ci toglievamo il burka per la prima volta. E che dire di Ettore Lo Fusto, una commedia che ha visto la partecipazione di grandi del cinema italiano come Vittorio De Sica e Paolo Villaggio, eppure a dispetto di un bellissimo cast il film non ottenne il successo sperato, ma Orchidea non si è lasciata abbattere. Intanto il boom del cinema si sta pian piano affievolendo, complice la drammatica crisi economica del paese. I cinema iniziano a svuotarsi e le uniche pellicole a realizzare incassi cospicui, parliamo naturalmente di cinema italiano, sono quelle emergenti della commedia sexy. Arriva così Il vizio di famiglia, pellicola erotica diretta da Mariano Lorenti, con Montagnani, la Fenech, sempre più nuda, e Susa Scott, seguito da L'Ingenua di Baldanello, nel quale è Susi accanto al fenomeno emergente Ilona Staller.
Le altre 3 pellicole del 1975 non sfuggono a questa regola, ovvero cavalcare il cavallo vincente. Si tratta delle Dolci zie di Imperioli, ancora una volta accanto a Femi Benussi, nel quale interpreta la parte di una delle 3 zie di un giovane a cui lei e le sorelle vorrebbero sottrarre l'eredità e che svezzeranno il ragazzo con le loro arti erotiche. Segue Attenti, arrivano le collegiali, in cui è realmente l'unica attrice di valore. L'ultimo film di quell'anno è La sensualità è un attimo di vita, accanto a Margaret Lee e Rina Calderoni. A queste favolose donne ho già dedicato dei video che troverai nella playlist dedicata. Il 1976 la vede impegnata sul set del cosiddetto filone Caserme, nuova frontiera del cinema sexy. Il primo è La dottoressa sotto il lenzuolo con la Schubert e Alvaro Vitali, oltre a Eli Galleani, seguito da Una bella governante di colore accanto alla bella e sottovalutata interprete amata da Pasolini, Ines Pellegrini. L'ultimo film di quell'anno è San Pasquale e Bailonne, protettore delle donne, film cucito addosso da Lando Puzzanca, ormai lontano dai fasti dell'inizio anni 70. A questo punto del video scrivi in un commento che cosa ne pensi e se ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Nel 1980 la carriera di Orchidea De Santis ha subito un drastico rallentamento, ma Orchidea ha usato questo tempo per reinventarsi, ha esplorato nuove opportunità nel teatro, nella radio e si è dedicata alla sua vera passione, la difesa degli animali. È stata una pioniera nel sensibilizzare l'opinione pubblica sugli animali attraverso i mass media. Tra il 2006 e il 2013 ha gestito un blog ed è diventata una collaboratrice attiva di varie associazioni animaliste e ambientaliste. In conclusione, Orchidea De Santis, oltre che bellissima, è molto più di una regina della commedia sexy all'italiana, è una donna che ha saputo reinventarsi, mostrando una resilienza e una versatilità che sono davvero rare. Orchidea non ha mai accettato compromessi, né nella sua carriera né nella sua vita, ed è un esempio splendente di autostima e di integrità. Orchidea De Santis non è stata una meteora o una delle tante starlette, anche se non è mai diventata una star di prima grandezza, è stata tra le protagoniste di un cinema per tutti, una di quelle attrici che non ha mai scelto la strada del compromesso per lavorare a dispetto dei santi. Al contrario di tante altre che hanno accettato pellicole che andavano dal softcore spinto fino alle soglie dell'hard, Orchidea ha cercato sempre di selezionare i film a cui partecipava, evitando quindi di impelagarsi in film scadenti. E le sue scelte successive hanno mostrato come sia stata tra le poche a sfuggire alle sirene del successo, scegliendo un profilo sicuramente più dimesso, ma non per questo meno appagante, in quello che è il percorso più appagante anche per un'attrice. Una vita degna di autostima personale, senza compromessi, e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.